Mentre facevo questo video mi sono reso conto che stavo dicendo le stesse cose dette in un altro. Infatti il video mi sembra una riedizione di quando ho detto sull'America, anche se questa volta l'ambientazione è l'Africa. Ma il contesto è uguale. Ci sono gli stessi padroni inglesi, gli avversari della guerra civile diventano i boeri e gli abitanti della pelle rossa diventano di pelle nera, cioè gli africani che bisognava colonizzare, come nella poesia di Kipling, Il fardello dell'uomo bianco. Ancora una volta coloni e indigeni, ancora una volta una descrizione fumettistica di un paese. La retorica di Kipling era che l'uomo europeo dovesse addirittura sacrificarsi per la causa della civilizzazione del mondo barbaro. Il fardello dell'uomo bianco divenne un modo molto diffuso per riferirsi alla necessità di civilizzare i paesi estranei alla tradizione europea anche con la forza. Sembra di essere ai giorni nostri, con alcune potenze che si sono assunti il ruolo di portatrici di democrazia. In realtà si trattava, ieri come oggi, di colonialismo e imperialismo. La poesia di Kipling incitava alcuni popoli prescelti, cioè superiori, a raccogliere il fardello dell'uomo bianco e vigilare su gente inquieta e selvaggia, i popoli da poco sottomessi, che erano ancora per metà demoni e per metà bambini. Ma forse non era solo gente inquieta su cui bisognava vigilare, forse si trattava anche qui di operare un vasto rastrellamento al fine di recuperare i resti di una precedente civiltà, come era avvenuto in America. Anche qui, infatti, gli esploratori trasmettevano informazioni riguardanti le ricchezze di quei territori. Nel mondo era successo qualcosa di portata colossale, un evento che aveva sconvolto la terra intera, cioè un reset, e il colonialismo non era che una ricostruzione del sistema di potere. Un sistema di potere che giustificava l'espansione politico-economica di uno Stato e l'occupazione di altri territori, spesso lontani, al fine di creare delle colonie per sfruttarne le risorse naturali e la forza lavoro. C'è anche da ricordare che vigeva una regola, quella che rendeva le esplorazioni una formula valida per ottenere i diritti territoriali. In poche parole, bastava che un inglese camminasse in un territorio e questo veniva annesso all'Inghilterra, con tutto quanto vi fosse sopra, abitanti, risorse e i manufatti preziosi nelle chiese e nei palazzi. Molti dei reperti e artefatti sarebbero finiti nelle strutture dedicate alle esposizioni universali, salvo poi essere bruciati insieme a queste, quando la gente cominciava a indagare un po' troppo. La prima esposizione internazionale era già stata organizzata nel 1851 a Crystal Palace in Hyde Park, a Londra, conosciuta anche come la Great Exhibition. La seconda fu l'Esposizione Universale di Parigi del 1855. Il termine colonialismo indicava anche, ipocritamente, l'insieme di convenzioni usate per legittimare o promuovere questo sistema, in particolare la convinzione che i valori etici e culturali dei colonizzatori fossero superiori a quelli dei colonizzati. Insomma, con un pretesto o con un altro, si giunse a una vera e propria spartizione dell'Africa. In pochi anni le nazioni europee si spartirono il mondo e con l'avvento del Novecento la fase più consistente di questa espansione era ormai compiuta, cosicché nel periodo successivo i maggiori imperi coloniali furono soprattutto impegnati ad assestare e consolidare il controllo sui territori annessi.
Anche l'Italia partecipò alla spartizione dell'Africa. A partire dal 1882, infatti, intraprese una serie di spedizioni con lo scopo di avviare e successivamente espandere un proprio dominio coloniale. Il Regno d'Italia, per la verità, era arrivato in ritardo sulla scena dell'imperialismo e l'espansione in Eritrea tra il 1882 e il 1890, usata come trampolino di lancio per la conquista dell'Etiopia, si era conclusa con il disastro di Adua nel 1896. Solo tra il 1889 e la prima decade del Novecento vennero poste le basi per la penetrazione economica e amministrativa in Somalia, i cui confini vennero definiti nel 1908 con un accordo italo-etiopico che diede vita alla Somalia italiana. Inoltre nel 1901, sulla scia dell'intervento delle nazioni europee in Cina a seguito della ribellione dei Boxer, l'Italia era intervenuta nel paese asiatico con un corpo di spedizione al fianco delle altre grandi potenze e aveva ottenuto una piccola concessione nella città di Tientsin, anche se non è chiaro cosa potessero farci gli italiani a Tientsin. Ma lo sforzo maggiore dell'Italia per ottenere un proprio impero in Africa si ebbe con la guerra in Libia. L'impero ottomano all'epoca controllava le regioni nordafricane di Cirenaica e Tripolitania e il governo Giolitti intraprese una guerra che di fatto fu combattuta prima contro la resistenza anticoloniale turco-libica e poi solo libica. Ma torniamo agli inizi. La parte del leone naturalmente veniva interpretata dalla Gran Bretagna, la quale non aveva esitato a muovere guerra ai boeri della colonia del Capo, fino alla totale occupazione. Occupazione che portò naturalmente alla costruzione in Sudafrica di città simili a Londra, una si chiama proprio East London, con stazioni ed edifici con colonne e frontoni proprio come nella City, a 14.000 chilometri di distanza. Un'architettura che potremmo definire coloniale, europea e neogotica allo stesso tempo, che rendeva di fatto anche l'Africa un paese moderno ma gotico medievale. Resta poi il mistero dei Boeri. Chi erano in realtà? Forse i discendenti della civiltà che prima popolava quei luoghi, o una minoranza di comodo per giustificare una occupazione. Comunque, pare che più di 10.000 boeri fossero protagonisti della grande migrazione verso l'entroterra, dove, in seguito a feroci battaglie contro le tribù locali dei Matabele e degli Zulu, fondarono la Repubblica del Transvaal, lo Stato libero dell'Orange e la Repubblica di Natalia. Ma nel Transvaal c'erano ricchi giacimenti d'oro e di diamanti e gli inglesi ne richiesero lo sfruttamento. Così, dopo una nuova guerra, l'impero britannico riuscì a conquistare tutti i territori e nel 1890 la Compagnia Britannica del Sudafrica ottenne i diritti di sfruttamento delle miniere. I desideri imperialistici britannici configuravano una mappa ideale. La loro intenzione era infatti di creare un grande impero coloniale dall'Egitto fino alla colonia del Capo, ma sulla loro strada si scontrarono con gli interessi di altri rivali, per esempio in Tanzania, che era un territorio sotto la giurisdizione tedesca. Dal canto loro i francesi potenziarono la loro espansione coloniale fino alla creazione di una grande nation française e anche i portoghesi ebbero la loro quota africana. Formarono le colonie della Guinea, dell'Angola, del Mozambico, di Sao Tomé. Gli arabi penetrarono verso l'interno a partire dalla città costiera di Zanzibar. Ma la cosa interessante è che i colonizzatori, tutti in guerra fra loro, con i confini dei loro possedimenti che cambiavano costantemente,
trovavano il tempo di costruire bellissime chiese ed edifici, ripercorrendo gli stili europei. Per questo abbiamo chiese italiane in territori inglesi e cattedrali gotiche in territori portoghesi, magari costruite da francesi. Abbiamo persino una struttura simile alla Casa Bianca, per cui forse c'erano anche architetti americani. Apro una parentesi, sappiamo che fra le varie espressioni conservate nella lingua e nell'immaginario dei popoli ve ne sono alcune che rendono un'idea precisa sul passato, poiché rappresentano situazioni reali e non sono semplici proverbi o modi di dire. Per esempio, passi da gigante, vostra altezza, apriti sesamo, bacchette magiche, eccetera. Fra queste espressioni c'è anche cattedrale nel deserto, in cui vengono associati due termini molto contrastanti. Una cattedrale, luogo della perfezione architettonica, della conoscenza e della cura dell'anima, e deserto, termine associato alla desolazione, alla mancanza di acqua e quindi di vita. E il posto dove questa espressione trova compimento non può essere che l'Africa, naturalmente. Cosa sia accaduto lì non ci è dato sapere, ma prima era diverso. C'erano città, fiumi e laghi. Si potrebbe anche dire, quindi, che il terzo mondo era in tutto e per tutto uguale al primo, quando ancora non era avvenuto il saccheggio coloniale. Ora la sabbia ne ricopre una buona parte, ma dalle foreste e dalle savane emergono testimonianze di un passato diverso da come ci viene raccontato. Edifici con cuspidi, pinnacoli, guglie, torri. Campanili con apparati eterici e condensatori. Campanili ad Asmara e Zanzibar, come in Italia, come a Venezia. Torri con orologi e orologi come il Big Ben di Londra. Leoni come a Trafalgar Square. Finestre gotiche, contrafori e rosoni. Architettura a strati colorati a Pietermaritzburg e Bloemfontein. Cupole a Maritzburg come in Europa, colonnati e frontoni a Pretoria e Durban come a Bruxelles, e persino simboli celtici. Obelischi a Bloemfontein e Port Louis. Improbabili uffici postali. Fumaioli e torri d'acciaio alti 50 metri, come questo a Elizabethville, e c'erano infrastrutture d'avanguardia, macchinari per triturare rocce a Cullinan, i ponti sospesi, come a Rabat, ponti con rivettature, ponti in curva come in Scozia, in acciaio come sullo Zambesi o in Sierra Leone, che suonano leggermente con i ponti costruiti in seguito, con pali di legno e tavole di fortuna. Infatti il contrasto tra prima e dopo è evidente. I popoli successivi non possono essere certi depositari delle conoscenze e delle capacità costruttive precedenti. Resti di cannoni a Dakar. Chi li aveva costruiti sapeva che prima o poi sarebbero arrivati i colonizzatori.